Quante volte abbiamo sentito dire che i piloti sono degli eroi, che non sono umani e che hanno una capacità incredibile di resistere al dolore? Un'infinità. Eppure ci sono storie che ti fanno pensare che neanche questo basti a descriverli. Esempi in cui la forza di volontà si fonde con l'incoscienza, portando i piloti a mancare di rispetto al proprio corpo pur di correre. Pensando alle gare su pista, ho scelto alcune di queste storie che mi hanno più impressionato e ve le voglio raccontare nei minimi particolari per cercare di spiegarvi e raccontarvi quanto possono essere matti certe volte i piloti. La meno recente, ma forse la più drammatica e folle, è forse il più incredibile caso, diciamo, di ingegneria ortopedica della storia del motociclismo. Parliamo del miracolo che il dottor Claudio Costa ha compiuto per salvare la gamba di Mick Doohan. Siamo ad Assen nel 1992, quando la pista era ancora lunga più di 6 km. Doohan è in testa al mondiale 500 con un'infinità di punti di vantaggio, per la precisione 70. Nelle qualifiche però purtroppo cade. Normalmente dopo una caduta il pilota e la moto si separano per le differenze di pesi e via dicendo. Invece Mick ha la sfortuna di rimanere sotto la moto con la gamba mentre sta scivolando. Come raccontato poi da lui stesso, mentre scivolava cercava di divincolarsi ruotando il suo corpo per separarsi dalla moto. Il corpo effettivamente ruota, la gamba destra invece rimane bloccata e quindi inevitabilmente si spacca. Il referto purtroppo è chiarissimo, frattura scomposta spiroide del quarto distale. Per capirci, la parte bassa della tibia vicino alla caviglia. Il futuro di Doohan è conteso tra i pareri dei medici della clinica mobile, che per chi non lo sapesse segue tutto il circus del motomondiale in ogni circuito per avere appunto un riferimento, e di quelli olandesi dell'ospedale in cui viene portato. Perché ovviamente se sono cose di poco conto se ne occupa la clinica mobile direttamente lì in circuito. Se bisogna fare delle operazioni, per forza i piloti vengono portati negli ospedali più vicini e più attrezzati sotto la supervisione dei medici della clinica mobile. Questi ultimi vorrebbero curare la frattura senza operazione. Una via più conservativa, ma con meno rischi, che comunque gli avrebbe permesso di avere l'opportunità di giocarsi il titolo a fine stagione. Dopotutto il vantaggio su Reini e la sua velocità erano di un altro livello. Al contrario, i medici olandesi propendono per un'operazione immediata che stabilizzi la frattura e le permetta di guarire nel giro di poche settimane. Doohan, come tutti i piloti, non vuole perdere gare, vuole correre il prima possibile e tornare a vincere. Così si fa operare poche ore dopo l'incidente. D'altronde per un pilota una frattura del genere è abbastanza normale, un fastidioso incidente di percorso, ma nulla di più. Invece l'operazione va per le lunghe e si rivela complicata, probabilmente sbagliata. Da prassi, la prima cosa da fare in questi casi sarebbe ricomporre la frattura a mano prima di stabilizzarla, ma i medici olandesi agiscono diversamente. Doohan ne esce con un buco nella caviglia e una febbre che sale progressivamente. Nella notte, subito dopo l'intervento, infatti si scatena una terribile infezione, una setticemia, e la gamba entra velocemente in cancrena. I medici sono preoccupati e non sanno come reagire. La situazione in un attimo precipita e di fronte a Doohan si spalanca il baratro. Il rischio minore è una gamba amputata, il rischio maggiore è addirittura la vita, e l'amputazione servirebbe proprio a questo, a evitare che l'infezione si estenda e metta a repentaglio tutto il resto del corpo. Però fermi un attimo, lo so, storie, scenette e via dicendo, ma sei iscritto al canale? Mi raccomando, dai, è gratis, basta prendere il cursorino, andare giù, tasto iscriviti, clic e è gratis. Non so se mi spiego. L'equipe olandese è pronta ad amputare ed è a questo punto, proprio all'ultimo istante, che interviene di prepotenza il dottor Costa, il più famoso medico della storia del motorsport, considerato dai piloti quasi come un angelo. Non poteva accettare che la carriera di Doohan si fermasse senza aver prima provato lui stesso a salvarla. Doohan è disperato e lo chiama al telefono, piangendo e pregandolo di raggiungerlo di nuovo lì in Olanda per salvargli la gamba e la vita. Costa si precipita in Olanda, vede la gamba di Doohan e si fa raccontare come hanno agito i medici. A quel punto esplode, sbotta e inizia a insultarli tutti, dando a loro degli incoscienti e degli incompetenti. Per usare esattamente le sue parole, lui
e i medici della clinica mobile rapiscono dall'ospedale Duan e pure Kevin Shantz, che, ironia della sorte, era compagno di stanza dell'australiano. Anche lui in quella gara sfortunata si era rotto un polso e lussato il bacino. Con un aereo attrezzato li trasferiscono in Italia. Vogliono essere loro a curarli, non intendono assolutamente lasciarli nelle mani di quei medici, di quei macellai che per una frattura hanno messo a repentaglio la vita di Duan. L'obiettivo di Costa è sempre stato quello di far tornare i piloti nel minor tempo possibile in pista. Nel caso di Duan l'obiettivo era quello anche solo di riportarlo in pista, anzi fargli conservare una vita normale. Appena atterrato, Mick viene sottoposto a una pesante terapia a Villalba, in provincia di Bologna, e nella camera iperbarica a Ravenna. Ma la gamba destra è veramente in crisi, non si vede come si possa salvarla. Il grosso buco sulla caviglia di Duan, per essere coperto con trapianti di pelle tradizionali, avrebbe richiesto una procedura lunga mesi. Quel tempo non c'era. Si tenta quindi un'ultima manovra disperata per sperare in una ripresa. L'ultimissima strada prima di cedere purtroppo all'amputazione. Il dottor Costa cuce letteralmente insieme le gambe di Duan, così che la sinistra sana potesse dare nutrimento alla destra infortunata. Medici, non uccidetemi, è per semplificare. Costa quindi fonda le due gambe, le ingessa insieme e spera. Duan rimane a letto con le gambe in quelle condizioni per 15 giorni sedato. Costa successivamente prova a verificare la condizione della gamba infortunata, ferendola leggermente all'altezza della caviglia. La ferita, con lo stupore di tutti, si rimargina. La pelle si ricrea. La gamba è viva e stava guarendo. L'intuizione di Costa, per quanto molto ardita e oggi praticamente irripetibile, risulta decisiva per salvare la gamba, la vita e la carriera di Duan, che 2 mesi dopo l'incidente di Assen torna in pista per il GP del Brasile, con la ferita ancora sanguinante sotto delle speciali protezioni. Chiude quella gara 12° e 2 settimane dopo in Sudafrica 6º. La sua impresa e il suo recupero sono stati eroici, ma purtroppo la vita vera non sono i film e quindi non basta. Perde il mondiale per soli 4 punti a favore di Rainey. Dal 94 in poi però sarà imbattibile vincendo 5 titoli consecutivi. Ecco, mentre per esempio Marquez, per parlare di qualcuno al giorno d'oggi, che ha passato il suo calvario dopo aver vinto tutto ed essere diventato leggenda, Duan ha fatto il percorso inverso, conquistando l'immortalità sportiva dopo aver rischiato non solo la carriera, ma addirittura la vita. Tra i piloti riassemblati col Patafix c'è un altro che è ricordato per un'amputazione. Questa volta effettivamente avvenuta. Sì, è il momento di Troy Bayliss. Donington 2007. Bayliss è primo in gara 1 di Superbike, fino a quando ha uno strano high side alla curva Coppis, quella che immette sul rettilineo del ponte Dallop, per capirci. La mano destra purtroppo gli rimane attorno al manubrio e il mignolino si devasta. Ma la cosa più divertente è che lui non se ne accorge neanche. Bayliss resta in ginocchio nella via di fuga in preda a un dolore atroce, ma non al dito, all'inguine, cioè là sotto insomma. E sapete come si accorge del dito? Cioè, qui la storia assume dei contorni comici. Un fan lì gli chiede di regalargli un guanto, lui a quel punto se lo toglie per darglielo e si accorge di essere pieno di sangue. A causa dell'adrenalina e del dolore maggiore all'inguine, non si era accorto di essersi distrutto il dito. A quel punto va al centro medico, clinica mobile come ben sappiamo, dove gli dicono che il dito andrebbe ricostruito completamente e ci vorrebbe una lunga degenza. Bayliss fa 2 calcoletti veloci, guarda i medici, guarda il dottor Massimo Corbascio e sentenzia: amputatelo. Tutti sbigottiti. Cosa? Tagliatelo. Non ho tempo di farlo guarire, devo correre gara 2. Piuttosto che cedere punti al suo rivale in quel momento, James Toseland, si è fatto tagliare un dito per provare a correre poche ore dopo. Secondo il dottor Corbascio forse ce l'avrebbe anche fatta a correre in quello stato, che per chi non lo sapesse era il dottor Costa lato Superbike. Sarebbe stato possibile mandarlo bombardato di antidolorifici per potergli far la gara, ma i medici che devono dare l'ok gli danno il semaforo rosso per 2 motivi. Poco dopo l'operazione, giustamente, svenne, e in secundis per l'altro infortunio che alla fine si è rivelato grave nella zona dei gioielli di famiglia, per specificare, ecco. Infatti è costretto dopo Donington a un intervento di 4 ore per rimuovere un ematoma
enorme nella zona genitale. 2 settimane dopo Bayliss è di nuovo in pista a Valencia con annessa pole position, dove post turno appunto afferma: è proprio strano guidare senza un dito. Alla fine quindi quel taglio non gli ha permesso di correre la gara, ma ha dimostrato ancora una volta quanto il pensiero dei piloti sia completamente settato in un altro modo rispetto alle persone normali. L'ultimo episodio che vi racconto, no, non è quello di Marquez, perché ormai ce l'hanno fatto vedere in miliardi di salse, ma andiamo un attimino più indietro. La follia di Jorge Lorenzo al GP d'Olanda 2013. Fino a qualche anno fa la tradizione voleva che ad Assen si corresse il sabato e che quindi tutto il weekend fosse anticipato di un giorno. Nell'FP2 piove a dirotto. L'ultimo settore di Assen è velocissimo, con 2 pieghe verso destra e poi 2 a sinistra, prima della celeberrima chicane finale. Impostando l'ultimo destra, purtroppo Lorenzo va con le ruote sulla linea bianca, che di conseguenza con la pioggia è scivolosissima, viene sbalzato e sparato per aria con una forza incredibile, rovina a terra, entra nella ghiaia che sembra una bambola di pezza, si rialza tutto intontito e a fatica, ma nel momento in cui muove il braccio si accorge che qualcosa non va. La clavicola è fratturata in 2 punti e dopo un rapido passaggio all'ospedale locale Lorenzo parte per Barcellona, dove viene operato subito il giorno seguente, precisamente il venerdì alle 2 di pomeriggio. Dopo le libere, Lee Jarvis, intervistato, dice che una buona idea sarebbe quella di rivederlo in pista per la gara dopo. Però a Lorenzo viene in mente un'idea malsana, perché appena dopo l'operazione si è sentito molto bene. Nel momento in cui ti stabilizzano la clavicola hai subito come la sensazione di non aver grossi problemi. Difatti tra tutte le fratture che si possono fare è una, diciamo, delle meno fastidiose e una delle più veloci come guarigione. Sì, veloce, parliamo 2 settimane, 2 settimane e mezzo, non un giorno. Però c'è un mondiale da giocarsi e lui vuole correre il giorno dopo. Cioè no dai, non si può fare, non sta né in cielo né in terra. I medici che l'hanno operato cercano di farlo ragionare, di fargli capire che è troppo pericoloso, perché se cadesse di nuovo su quella piastra di ferro con la clavicola potrebbe disintegrarsi tutto. E non solo, perché l'intervento chirurgico non era stato semplice. Lorenzo si era già rotto con la clavicola già in passato, ma soprattutto uno dei frammenti ossei causati dalla frattura era pericolosamente vicino ad alcuni dei vasi sanguigni importanti. Jorge però non vuole sentire ragioni e i medici rassegnati gli consegnano una lista di sintomi da tenere d'occhio e dei movimenti da evitare. Sì, giusto il giorno dopo sarebbe andato a 300 all'ora in moto, però vabbè, fa niente. Così, con una placca di titanio e 8 viti inserite nella spalla, lo spagnolo sale in aereo e torna ad Assen per correre il giorno dopo. Sabato mattina gli dicono, cioè, è una roba che non si è mai vista, dobbiamo capire se sei in grado di girare. Quindi, tanto c'è il warm-up, prova e poi in caso ti daremo il fit per correre. Lui entra e completa 11 giri, non possono fare altrimenti. Fit. Può correre. Scatta 12° perché col tempo delle libere si era qualificato in Q2 e risale miracolosamente fino al 4° posto. Ma a una certa, durante la gara, l'effetto degli antidolorifici svanisce e lo fa arretrare solo in 5ª posizione. Arriva al box in lacrime per la stanchezza e il dolore, con il dottor Costa che gli applica immediatamente del ghiaccio sulla ferita e sulla spalla infortunata. Ce l'ha fatta, ha sfidato ogni logica e ha battuto il dolore. È un'impresa che rimarrà negli annali del motociclismo, anche se non gli vale il titolo mondiale. Quello arriverà nel 2015. Recentemente Lorenzo ha dichiarato che quel risultato era un po' figlio anche della MotoGP di allora, dove i primi 4-5 piloti uniti alle loro moto erano di gran lunga superiori e i distacchi da tutti gli altri erano molto ampi. Con la competitività della MotoGP di oggi sarebbe impossibile rifare un qualcosa del genere, perché anche nelle posizioni di rincalzo la qualità tecnica è molto più vicina agli ufficiali. Rimane comunque un'impresa che secondo Jorge vale più di tutte le sue vittorie. Queste erano, dal mio personalissimo punto di vista, le storie dei recuperi più impressionanti che i piloti in circuito abbiano mai fatto vedere. Fatemi sapere qui sotto se secondo voi ce ne sono delle altre o mi sono scordato qualcosa e come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.